Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio 2024. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dei pesci. Quando c'è la carta dell'appeso si parla di un momento di riflessione, di un momento anche di stasi per qualcuno, e vi dà comunque la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono presenti sul canale. Queste sono previsioni sugli affetti in generale, possono riguardare la famiglia piuttosto che gli amici o le relazioni di coppia. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò a fare come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Però se volete ascoltare le previsioni specifiche per la vostra relazione piuttosto che per il single, sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso con il dito. Allora ragazzi, partiamo con un asso di bastoni, un 6 di spade, un re di coppe, un 9 di bastoni, un 4 di bastoni, un 3 di pentacoli e un 5 di bastoni. C'è come un'iniziativa qui con questo asso di bastoni, un inizio, un'intenzione che per qualcuno sarà verso l'inizio di maggio, per qualcun altro c'è già stata ad aprile e per un altro gruppo di persone è un'azione che state facendo in questo momento. Allora, ci potrebbe anche essere un viaggio, considerato questo 6 di spade, nel mese di, scusate, nella prima settimana di maggio, o comunque un qualche tipo di distanziamento, mi viene da dire da una passione, considerato l'asso di bastoni. Andiamo a vedere carta per carta, così riesco a essere più specifica. Andiamo a vedere l'asso. Allora, qui abbiamo un 7 di pentacoli e un carro. È come se si stesse portando pazienza per iniziare un qualche tipo di viaggio, un qualche tipo di spostamento. Magari siete in fase organizzativa, però tra il 7 di pentacoli e l'appeso è come se ci fosse un momento dove bisogna forse programmare piuttosto che organizzare questo spostamento. Tenete presente che con la carta del carro sono viaggi di lunga distanza, ma sono anche scelte. Non è necessariamente detto che sia un viaggio, potrebbe anche essere scegliere di dare un certo tipo di direzione a questa situazione o a questa relazione. Andiamo a vedere il 6 di spade. Scusate. 3 di spade. La stella e un 6 di coppe. Allora io qui credo che ci sia qualche tipo di pensiero o qualche tipo di obiettivo che vogliate raggiungere che in qualche modo crea la sofferenza del 3 di spade. Datemi una carta per il 3 di spade, per piacere. Cavaliere di spade. Ma andiamo avanti, vediamo se ha poi più senso dopo tutto, perché ho come la sensazione che ci sia una sensazione di fretta nella prima settimana di maggio, nei confronti di questo viaggio piuttosto che di questo spostamento o di questo nuovo obiettivo, di questa nuova idea, che possa creare un po' di sofferenza, mi viene da dire stress in realtà. Sento che ci sono delle cose veloci da fare.
Andiamo a vedere il re di coppe, mago. Allora ragazzi, devo dire che per qualcuno potrebbe essere una situazione tra fratelli, per qualcun altro tra partner. Qui ho come la sensazione che allora, questo re di coppe potrebbe far riferimento appunto al partner, in qualche caso a un padre, o se insomma avete già una certa età potrebbe essere quel fratello o sorella, insomma, di cui parlavo prima. Però qui di nuovo ho questo mago al contrario, come se non ci fosse iniziativa. O è solo uno dei due che spinge la relazione o la situazione, o probabilmente voi state spingendo in una certa direzione questo vostro momento di vita, ma vorreste essere un po' più accompagnati da qualcun altro. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un 7 di coppe e una regina di spade. Io credo che la determinazione del cavaliere di spade è perché volete andare dritti all'obiettivo, dritti al risultato, ma vedendo queste carte ho come la sensazione che non abbiate le idee chiare, e per quello che avete l'appeso qui che vi dice di vedere le cose da un'altra prospettiva, valutare possibilità, azioni, pensieri che fino adesso non sono stati presi in considerazione. Con la carta dell'appeso vi consigliano anche di mettervi nei panni dell'altro, proprio per capire meglio la situazione o diciamo tipo il comportamento dell'altra persona. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Comunque ragazzi, se siete single devo dire che potrebbe essere un nuovo incontro, o un nuovo re-incontro, magari dovuto a un viaggio, magari dovuto a cioè come un'accensione di qualche fiamma a inizio mese, di qualche passione. Per molti sì che c'è questo viaggio, questo spostamento, questo dare una direzione. E poi arriviamo al 4 di bastoni che ha di nuovo un appeso, un fante di bastoni e un 5 di bastoni che avete già qui. Allora, devo dire che con il 4 di bastoni si raggiunge un certo tipo di stabilità, si raggiunge un certo tipo di serenità, mi viene anche da dire, però è anche vero che avete un 5 di bastoni e considerato il 9, quello che mi viene da dire è siate un pochettino più morbidi, siate un po' meno egoisti, mettetevi di più nei panni dell'altro, provate a pensare come vi comportereste voi se foste nella stessa situazione, perché questo è proprio un esercizio di empatia, per sviluppare l'empatia, perché qui comunque con questo fante di bastoni ci potrebbe essere un po' troppo, diciamo, focus su se stessi. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. Datemi una carta per il diavolo. 4 di coppe e diavolo. Allora, se è una persona che ritorna dal passato, perché qui abbiamo comunque un 6 di coppe, quindi potrebbe effettivamente essere per qualcuno un ritorno, o il fatto che ci si veda, sì, che ci si incontri dopo tanto tempo, fate attenzione ragazzi perché è come se ci fosse un ciclo qua che si ripete di nuovo e potrebbe essere un ciclo condizionante con questo diavolo. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Soprattutto se vi chiedono di collaborare, se vi chiedono di fare qualche cosa insieme, se vi chiedono di mettere dei soldi per ristrutturare casa. Abbiamo un 4 di pentacoli e di nuovo un 7 di bastoni. Dov'è che l'ho visto il 7 di bastoni?
no, era il 5 e il 9 qua. Allora, quello che mi viene da dire, guarda, si sono girate anche queste carte ma non le tiro giù, infatti matto, ruota della fortuna, 9 di spade. Quello che mi viene da dire è di non perdervi nei dettagli. Proteggete quello che avete già costruito, se si tratta di investimenti, se si tratta di appunto ristrutturazioni, piuttosto che comprare anche una macchina o cose dove c'è da investire dei soldi, ragazzi, diciamo, fate le vostre valutazioni, ma proteggete molto bene quelli che sono i vostri averi, difendete i vostri diritti, difendete le vostre idee con questa persona. Mi viene proprio da dire, non lasciatevi mettere sotto. Guardate, un'altra cosa che mi viene da dire, perché io qua prima vi ho detto che c'è come una sorta di egoismo, no? E poi qua vi ho detto non vi fate mettere sotto. Il punto qual è? Trovare l'equilibrio tra quello che è gli altri e noi, che è un po', guardate, anche qui abbiamo la carta del giocoliere che è una figura che tenta, cerca l'equilibrio maneggiando due pentacoli, ok? Qui potrebbe, un pentacolo potremmo essere noi, un pentacolo potrebbero essere gli altri, quindi quanta energia si dà fuori, quanta energia si dà dentro, perché da un lato fare gli esercizi di empatia vi serve per capire, per comprendere meglio i movimenti dell'altro, per non stare così tanto male, però d'altro canto dovete anche imparare a proteggervi, a non dare troppo agli altri. È come se aveste bisogno di fissare un limite. Devo dire che comunque, a parte questo diavolo, non sono malaccio le carte. Come vi dicevo, potrebbero esserci dei viaggi, potrebbero essere degli spostamenti e un nuovo modo di vedere certe cose. Per molte persone ha a che vedere o con la convivenza o con una ristrutturazione di una casa, con un investimento per una casa. C'è qualcosa, diciamo, intorno agli immobili. Va bene, andiamo a vedere un Ching dell'amore, vediamo che altro vi vogliono consigliare, che cosa ci fanno vedere che non abbiamo ancora visto. Carta numero 21, tradirsi, la gelosia, e poi carta numero 31, il fidanzamento. Oh, che interessante, che due carte anche un po' non contrastanti, però insomma. Allora, andiamo a vedere nel libro che cosa ci dice. Tradirsi e quindi la gelosia, qui nel libro viene tradotto come il morso che spezza. E la spiegazione è: bisogna sbarazzarsi dell'ostacolo che il destino ci ha messo davanti. I muri, ragazzi, le barriere, eh? Qui abbiamo un 9 di bastoni. Si agisca perciò con energia perché solo una reazione ferma e decisa avrà successo. Non si tema di andare fino in fondo. La legge è dalla vostra parte e vi si ricorra senza esitare. È opportuno, naturalmente, seguire un criterio di saggio equilibrio, senza cedere negli eccessi del giudizio e di un rigore esagerato o di un'eccessiva indulgenza e pietà, che è un po' quello che abbiamo detto prima, no? Carta numero 31, il fidanzamento, e nel libro viene tradotto come l'attrazione. E andiamo a vedere la spiegazione che dice: generalmente il modo migliore di influenzare una persona è quello reciproco, cioè non quando l'influsso parte solo da uno per essere ricevuto solo dall'altro, ma quando ciascuna delle due parti svolge nello stesso tempo opera di stimolo e di ricezione, anche perché di solito questa specie di collaborazione si svolge istintivamente fra caratteri simili e sensibilità affini, l'esercizio dell'empatia di cui vi parlavo prima, di mettersi nei panni degli altri. Si viene in tal modo a stabilire una specie di circuito, di contatto naturale, perché l'attrazione tra simili è legge di natura. Debole e forte
rinunciano alle loro rispettive posizioni e, in nome appunto delle loro comuni affinità, si incontrano. Proprio come in un matrimonio o in un fidanzamento, in cui l'uomo che è forte e la fanciulla che è debole si trovano a mezza strada. Naturalmente, per giungere alla collaborazione, al reciproco influenzarsi, bisogna mantenersi sempre aperti, liberi, pronti a ricevere tutti i buoni consigli e le novità che il destino ci offre. Bellissima lettura, cari amici dei pesci, spero che in qualche modo vi abbia ispirato, vi abbia fatto pensare. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!